Amici, ciao, qui da Halifax. Distrutti Abbiamo ma recuperato, felici. È signori, sano e salvo, yeah! Nirvan. Ciao ragazzi, questo è il momento in cui abbiamo ritirato Nirvan in Canada, dopo aver preso un volo da Milano a Halifax. Ma che cosa è successo prima? La nostra prima notte ad Halifax non è stata delle migliori perché siamo arrivati che erano più o meno le 7, le 8 di sera, ma gli hotel costavano tantissimo, quindi abbiamo deciso di dormire in aeroporto. Faceva freddissimo perché c'era l'aria condizionata a palla e dopo una notte più o meno insonne ci siamo avventurati ad Halifax per sbrigare tutte le faccende per ritirare Nirvan. Abbiamo preso il primo pullman alle 5:30 di mattina per poter sbrigare tutte le pratiche. Siamo andati prima in un ufficio, poi in un altro, poi ancora in un altro e finalmente, dopo aver messo firme su firme, l'abbiamo visto al porto di Halifax. Ma non Bellissimo. potevamo prenderlo perché il personale del porto era in pausa pranzo, quindi abbiamo passato il tempo, e vedete in questa immagine, a guardarlo prima che tornassero. Eravamo lì con una voglia di rivederlo e finalmente dopo un'ora della loro pausa pranzo siamo andati a recuperarlo. Amici, ciao, qui da Halifax. Distrutti Abbiamo ma recuperato, felici. È signori, sano e salvo, yeah! Nirvan. Eccolo qua. Stanco del viaggio. Ce l'abbiamo fatta dal porto. Ci andiamo a riposare un po'. Ciao. L'emozione di vederlo dopo un viaggio di 5.000 km via mare è stata pazzesca. Non essendoci mai avventurati in un'esperienza del genere, non sapevamo come sarebbe potuta andare a finire, e invece l'abbiamo recuperato e siamo stati molto felici. Dopo averlo recuperato abbiamo iniziato a svolgere le prime cose, abbiamo caricato l'acqua, siamo andati a recuperare la bombola del gas. Sì, c'erano un po' di problemi per gli attacchi che non abbiamo trovato subito, ma poi dopo un po' li abbiamo ritrovati, abbiamo sistemato la bombola del gas e così siamo potuti partire È in piena iniziata tranquillità. la nostra avventura ed era assolutamente la prima volta che viaggiavamo con un van, perché in Italia non avevamo alcuna esperienza, Mai, nessuna quindi esperienza. eravamo pronti e emozionatissimi per iniziare il viaggio. Eravamo molto pronti, ma soprattutto avevamo un obiettivo ben definito all'inizio, che era quello di arrivare in Alaska il prima possibile. La strada è la Trans-Canada, una strada che percorre più di 6.000 km da costa a costa. Si va dalla costa dell'Oceano Atlantico alla costa del Pacifico. L'abbiamo percorsa tutta in meno di un mese per capitare nella stagione giusta in Alaska. Abbiamo fin da subito incontrato persone incredibili. Ad esempio, dopo i primi 2 o 3 giorni eravamo su un'autostrada e abbiamo visto un'isoletta bellissima all'interno di un lago e abbiamo detto proviamo ad andare a vedere com'è. Siamo arrivati giù, ma tutte le spiagge erano private perché erano di proprietà di alcune villette. Abbiamo visto 2 signori che ci hanno invitato nella loro casa bellissima, una villa. Increduli di come fossimo riusciti ad arrivare lì, hanno detto no ragazzi, già che siete arrivati qui vi fermate, e state gentilissimi, ci hanno invitato a fare un giro in barca, ci hanno offerto del vino, formaggi, ci hanno regalato un DVD della moglie di questo signore che fa esercizi in palestra. e ci hanno anche regalato un cappello del Canada che adesso dovremmo avere da qualche parte. Sì. In
una delle prime soste in Canada abbiamo incontrato una famiglia di calabresi emigrata dall'Italia in Canada molti anni fa. Da lì abbiamo provato l'esperienza di cosa vuol dire parlare un dialetto italiano con accento inglese. Sono stati gentilissimi, avevano tra l'altro un pranzo che sembrava Natale, avevano un sacco Sì. di cose e ci hanno regalato addirittura un vasetto di melanzane sott'olio, buonissime. Ci siamo sentiti a casa. Una volta arrivati a Montreal abbiamo incontrato con piacere dei miei parenti e ci siamo fermati lì per il pranzo, dopodiché siamo andati a fare un giro in città e poi ci è capitato di conoscere delle persone davvero speciali. Abbiamo incontrato 3 signore di origini italiane simpaticissime, abbiamo passato la serata assieme e abbiamo dormito fuori dalla casa di una di queste signore, Mirella, carinissima, e la mattina siamo andati con lei e suo marito a fare una bellissima colazione. Un altro incontro simpatico è stato in una sosta, c'erano queste 2 signore sui 70 anni che hanno voluto vedere il van, sono entrate in questo bar a fare colazione o merenda, non mi ricordo, e quando sono uscite ci hanno voluto dare $20. Cioè, per forza, per contribuire al nostro progetto, state No, gentilissime. e hanno insistito. Noi non li volevamo, no? Abbiamo non ti fatto di preoccupare. tutto per ridarglieli, ma gli faceva tantissimo piacere darceli, quindi alla fine li abbiamo accettati con piacere, gli abbiamo mandato qualche foto più avanti. Già dopo una settimana abbiamo avuto tantissimi incontri di persone stupende che Anche ringraziamo. nella città di Regina abbiamo conosciuto un signore che lavora all'Università di Regina, che ci ha fatto vedere tutta l'università, ci ha fatto conoscere tutti, ha parlato a tutti del nostro progetto e ci hanno addirittura regalato una borraccia che Utilissima, usiamo, sì, utilissima. un termos che usiamo E anche un sempre, power bank, e un power bank, che non sono mai tanti. regali graditissimi. Questi primi giorni sono stati molto intensi dal punto di vista di incontri, di persone che volevano sapere di più del nostro viaggio, ma soprattutto abbiamo fatto tanti chilometri, infatti ci alternavamo alla guida, facevamo circa 500 al giorno. Non è stato facile perché comunque voleva dire 8 ore di guida al giorno proprio per rispettare gli obiettivi. Tanto in Canada il paesaggio cambia abbastanza lentamente, quindi noi ci tenevamo ad arrivare presto, il prima possibile, nella parte delle montagne dei parchi nazionali di Banff A e ovest. Jasper. A ovest, esattamente. Dopo i primi giorni è iniziato un viaggio un po' più wild, infatti incontravamo meno persone, ma eravamo più circondati dalla natura, dai laghi, quindi ci siamo fermati in posti veramente bellissimi. Dopo 6.000 km di viaggio sulla Trans-Canada Highway siamo riusciti ad arrivare nei parchi nazionali dell'Ovest di Banff e Jasper. Bellissimo, abbiamo iniziato a fare tantissimi trekking, finalmente non eravamo più tutto il giorno alla guida, ma ci siamo sbizzarriti con bellissime camminate, laghi meravigliosi, perché i laghi in quelle zone sono di un azzurro incredibile. Uno dei trekking più belli che abbiamo fatto in Canada e sicuramente il più faticoso è stato quello del Mount Robson. È stato un trekking veramente molto impegnativo perché richiedeva minimo 3 giorni, ma noi ne avevamo soltanto uno a disposizione
e quindi abbiamo fatto 35 km andata e ritorno in un giorno, e una differenza di quota di circa 1000 metri, fino a vedere un ghiacciaio che si tuffava praticamente in un lago azzurrissimo. Azzurrissimissimo, bellissimo. L'azzurro è dovuto appunto ai sedimenti che riflettono soltanto il colore azzurro con la luce del sole. Abbiamo pranzato molto velocemente e siamo scesi, però gli ultimi chilometri iniziava a fare buio, quindi avendo un po' paura degli orsi l'abbiamo fatta correndo e urlando. Avevamo le torce, però l'abbiamo per fatta tenerli cantando, lontano. gridavamo e cantavamo per tenerli lontanissimi da noi. I primi giorni nel van sono stati fantastici, non ce li dimenticheremo mai. Sono stati di adattamento perché abbiamo dovuto imparare a convivere 24 ore su 24 e soprattutto a vivere in uno spazio molto ristretto. Abbiamo da subito cercato di tenere il van ordinato e pulito, aiuta l'ingegnere che è molto preciso, perché è importantissimo avere ordine e sapere dove sono le cose, ognuno al suo posto, e ci teniamo a tenere tutto sempre pulito. Aver iniziato questo viaggio in Canada è stato sicuramente un aspetto positivo, perché i canadesi viaggiano molto con camper e van e ci sono molti servizi gratuiti per chi viaggia in libera. Ci è piaciuto molto per la natura e per le persone che sono veramente molto gentili, disponibili e tranquille. E la parte che ci è piaciuta di più del Canada è stato lo Yukon. È uno stato a nord del Canada e ci è piaciuto tantissimo, e vi racconteremo di questo Yukon nel prossimo video.